Nel video di oggi vi mostrerò tutte le impostazioni audio e del microfono sulla GoPro Mission 1. Innanzitutto vediamo le impostazioni applicate alla modalità di registrazione corrente. Quando cliccate sul nome della modalità di acquisizione corrente nella parte inferiore dello schermo, potete scorrere quasi fino in fondo per trovare audio. Potete trovare la regolazione audio che migliorerà la chiarezza vocale, oppure potete abbassarla per renderla il più realistica possibile, e potete trovare la riduzione vento che potete impostare su auto. Potete impostarla su on, così registrerà audio mono, ma filtrerà il rumore eccessivo del vento. Oppure potete impostarla su off, così disabiliterete la riduzione del rumore del vento, quindi l'audio sarà sempre registrato in stereo, ma potrebbe esserci del rumore di vento. Ora le prossime cose si troveranno nelle impostazioni. Ora, quando scorrete verso il basso dalla parte superiore dello schermo, potete andare alla pagina più a destra e troverete traccia 2 e traccia 1. Perché potete avere due tracce audio e dovete avere dispositivi diversi collegati, ovviamente, microfoni diversi collegati, e poi potete impostare quale traccia sarà assegnata a quale dispositivo. Diciamo che i microfoni della fotocamera registreranno la traccia principale e la traccia 2 sarà su un microfono esterno o viceversa, oppure due diversi microfoni esterni possono essere collegati a entrambe le tracce. Quando clicco sui microfoni della fotocamera posso effettivamente cambiare il guadagno sul profilo audio della GoPro ottimizzato per la registrazione audio generica, AGC, ovvero il controllo automatico del guadagno, che regola attivamente il suono su un livello target mantenendo le cose stabili, e poi manuale, con cui puoi semplicemente regolare manualmente il guadagno. Ora il limiting serve a puoi attivarlo per evitare la distorsione di livelli audio elevati, e puoi trovare l'audiometer per vedere il misuratore audio a schermo sul tuo display. E puoi abilitare, usa sempre questo dispositivo per registrare la traccia principale, così non cambierà automaticamente nel caso in cui tu colleghi un dispositivo esterno. Ora puoi vedere come apparirà il misuratore. E ora, quando vado nelle preferenze qui, posso trovare ancora più impostazioni in audio e controllo vocale. Posso trovare il dispositivo di riproduzione. Ho solo l'altoparlante integrato della fotocamera, non ho un dispositivo Bluetooth collegato, ma se lo avessi verrebbe visualizzato qui. Poi posso modificare il volume di riproduzione, il dispositivo suoni fotocamera per i segnali acustici e il feedback audio. Posso trovare il volume suoni fotocamera, che può anche essere regolato, che corrisponde ai segnali acustici della fotocamera. Possono essere abbassati. Puoi trovare l'audio RAW, il che significa che se lo imposti su una di queste opzioni, il genererà un file .wav autonomo, con o senza compressione, in modo che tu possa modificare in seguito l'audio stesso come file separato, il che è anche piuttosto utile per configurazioni più professionali. Poi puoi trovare il controllo vocale e ci sono lingua, comandi, e puoi semplicemente usare il controllo vocale per dire qualcosa alla fotocamera. Vediamo se è abilitato. Sarà nella pagina principale del menu superiore. Il controllo vocale è abilitato. E ora quando dico GoPro Capture inizierà a registrare nella modalità attualmente selezionata. Si è fermato perché probabilmente ha riconosciuto Start Capturing come Stop Capturing. Non lo so, ma sì, è così come funziona. Spero che questo video sia stato utile. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi, e ci vediamo al prossimo.